Oggi ti mostro un monitor da 32 pollici Quad HD da 165 Hz che è possibile acquistare su AliExpress grazie a un periodo di sconti. Scendere ulteriormente questo prezzo che vedete qui grazie a dei codici sconto che trovate durante la promozione di questi saldi estivi. Ciao ragazzi, come avete visto dall'anteprima, oggi ho preso questo monitor da AliExpress perché ci sono delle promozioni che abbiamo pubblicato anche su Telegram, parecchi sconti anche su brand, prodotti di marca noti, anche prodotti come DJI, Ista e tanto altro. Oggi andremo a vedere quindi questo monitor e voglio ricordarvi che ci sono parecchie promozioni e codici sconto cumulativi, ovviamente su un minimo d'ordine, che vi lascio qui in sovraimpressione, ma poi vi lascio anche in descrizione. Bene, andiamo ad aprire questo monitor da 32 pollici Quad HD che ho preso ad un prezzo davvero interessante e poi vi dico dopo quanto l'ho pagato. Staffa di supporto, un'altra staffa, anzi quella alla base, e il monitor. All'interno troviamo il monitor che, come vedete, è leggermente curvo. Questa è la base d'appoggio molto sottile e questa è la staffa principale, caricatore, cavi HDMI, DisplayPort e viti di fissaggio. Questo è il posteriore, molto pulito, molto sottile come vedete, un po' più basso nella parte di dissipazione e diciamo di tutta la parte di circuiteria. Abbiamo anche la possibilità di montarlo quindi su un tipo di attacco VESA e qui troviamo tutti i comandi che vedremo dopo. Molto buona la plastica, anche se è un po' grezza, ruvida al tatto, ma parliamo ovviamente di un monitor da un prezzo molto concorrenziale. Andiamo a montare quindi la staffa. Andiamo ad applicare la copertura. 2 HDMI, 2 DisplayPort, il cavo di alimentazione. Le dimensioni sono fisse, non è regolabile. Abbiamo una larghezza di 71 cm per un'altezza di circa 42 cm, l'altezza totale è di 54, siamo a circa 20 cm, mentre i due supporti sono da circa 28 cm. Diagonale, vi dico subito, 82, 32 pollici. Lo spessore è nella parte bassa, nella parte più piccola è di 1 centimetro del pannello. Qui abbiamo una situazione leggermente curva, siamo sui 5 centimetri. Eccolo qui appena montato. Vi ricordo che questo è un monitor da 165 Hz con curvatura 1800R, 2560 x 1440. Il monitor non ha un passacavi. Mi piace molto la cornice bassa e quella intorno molto sottile che riprende i monitor moderni. Molto pulito il disegno, devo essere sincero. Pannello che è opaco. C'è una leggera inclinazione verso sopra e verso il basso, ma non è regolabile in altezza. Vi mostro anche quelle che sono le impostazioni avanzate dello schermo, selezionabili fino a 165 Hz. Pensavo peggio, la prima impressione è di avere un ottimo pannello con dei buoni neri. Ovviamente non abbiamo un OLED o un IPS, ma per essere un pannello di tipo VA, gli angoli di visuale sono ottimi. Solito test con alcuni video su YouTube, sono rimasto sconvolto perché anche se non è un IPS o un OLED, i neri sono buoni e la gamma dinamica dei colori è davvero ottima, molto fedele. Spazio colore 100% sRGB, davvero ottimo anche per chi guarda contenuti oltre a giocare, unito al pannello che ha una profondità colore a 8 bit, cioè 16,7 milioni di colore, poiché ogni canale colore ha fino a 256 tonalità. Ottimo standard per l'utilizzo quotidiano di contenuti multimediali e utilizzo navigazione. Il monitor permette di attivare e disattivare l'HDR. In modalità HDR non potete toccare alcun parametro del colore e dell'immagine.
C'è la lingua italiana, anche se i comandi sono molto semplici da osservare e controllare. Attivabile la trasparenza e soprattutto il numero di fps, l'aggiornamento, utile per capire se tutto sta funzionando a dovere. AMD FreeSync, non ci sono opzioni di sync per Nvidia, possibile attivare delle icone per la mira al centro del monitor. C'è anche la funzione overdrive attivabile. Veramente top per quanto riguarda i giochi. Non mi aspettavo una qualità del genere da un monitor preso da AliExpress, perché uno precedente non mi dava questo feedback. La gamma colore è attivabile fino a 2.4. È possibile attivare la riduzione luci blu o cambiare direttamente la temperatura colore su modelli preimpostati o manualmente. Eco, standard e anche alcune modalità di gioco. Non ha un tasto rapido per cambiare le modalità, ma bisogna fare sempre dalle impostazioni del monitor. Tra grafica, film, come potete notare ce ne sono, ma non sono attivabili velocemente. Ottimo feedback, sono subito andato a provare Warzone come mio test di riferimento per tutti i monitor che ho e che ho provato. I tempi di risposta sono velocissimi e la configurazione 32 pollici 16 noni è perfetta per giocare, non è né troppo grande ma nemmeno troppo piccolo, quindi quella leggera curvatura permette anche di avere un'immersione totale ma non una curvatura troppo fastidiosa. Da grigio scuro a chiaro impiega qualche millisecondo, soprattutto se attivate l'overdrive non avrete problemi di ghosting con questo monitor, che secondo me è adatto come monitor low budget per giocare, ma senza nemmeno avere un prodotto molto inferiore a qualcuno che ha speso di più. Anzi, abbiamo un monitor di base che vi permette anche di giocare molto bene, grazie comunque al refresh rate alto e anche il tempo di risposta. Ovviamente test sul lungo termine non ve lo posso dire ancora, ma ho un monitor di un altro marchio che veramente si comporta molto bene. Vi dico anche il prezzo finale con codice sconto che vi ho messo prima in sovraimpressione. Si riesce a portare attualmente oggi 20 giugno a casa con 148 euro spediti, e la spedizione, come molti prodotti di AliExpress, viene da magazzini europei tipo da Germania o Unione Europea. Se hai dubbi o domande su questo monitor scrivimi qui sotto un commento. Ovviamente potevo dire anche tante altre cose, ma per parlarvi della promozione ho voluto pubblicare questo video e sto provando il monitor da circa 4-5 giorni. È davvero un ottimo prodotto.